Antonio Conte resta a Napoli o se ne va? È la solita storia, quella che si ripete ogni stagione, a prescindere da quale sia la panchina su cui siede. Il problema, vedete, non è il Napoli, il problema è Antonio Conte, uno che vede il bicchiere sempre mezzo pieno quando c'è da lodarsi, e a lui piace tanto lodarsi, e mezzo vuoto quando invece c'è da deve accampare scuse. Le sue dichiarazioni nel post partita di Pisa-Napoli sono l'oggetto del contendere, Grasso che cola per la stampa, ma la verità è che non c'è niente di nuovo sotto al sole. Conte ha detto tanto e non ha detto nulla, ha comunicato al presidente il suo pensiero già un mese fa e quasi sembra che De Laurentiis abbia retto il gioco, se ricordate le parole arrivate dagli Stati Uniti. Per molti quelle di Conte sono parole da Dio, io non ne sono così sicuro ed evito di lanciarmi in facili interpretazioni. È vero che la panchina della nazionale è vuota ed è altrettanto vero che il tecnico ha capito una cosa, l'anno prossimo non dico che non ci saranno investimenti, ma difficilmente si punterà su calciatori che non possono garantire future plusvalenze. E se devo essere onesto, è una linea che sposo in toto. A maggior ragione dopo che proprio Conte ha depauperato un grosso capitale, svalutando una serie di calciatori pagati a peso d'oro, anche con ingaggi pesanti, e mandati via dopo appena 6 mesi, mandati via insomma, perché ritorneranno molto presto. Poi c'è il capolavoro, tra virgolette, Lukaku. Rispetto al suo rendimento, il belga è costato una cifra ingiustificabile. Ditemi voi se quanto fatto vedere in campo giustifichi un ingaggio da 18 milioni netti in 3 anni e 30 milioni di cartellino. Se poi vogliamo raccontarci la favola che senza Lukaku lo scudetto non si sarebbe vinto, facciamolo pure. Ma visto che gli piace tanto il Belgio, mi auguro che torni a Napoli solo per prendere le sue cose per poi tornarsene là o dove preferisce. Indubbiamente a Conte vanno riconosciuti dei meriti, ha portato a casa 2 trofei, scudetto e Supercoppa Italia, ma in ugual modo gli vanno riconosciuti gli errori e non so se messi sulla bilancia questi ultimi non pesino addirittura di più. Io non amo gli allenatori aziendalisti, ma ce ne sono di due tipi: quelli che accettano supinamente tutto ciò che la società fa e quelli che vedono essi stessi come un'azienda. Per loro l'unico obiettivo è il profitto personale, e non parlo di soldi, ma di vittorie e trofei che servono ad alimentare la narrazione dell'allenatore vincente. Poco importa se questo va a discapito del club, considerato solo un mezzo per raggiungere i propri scopi. Ma un allenatore può davvero essere vincente senza un club forte alle spalle? Naturalmente Conte fa parte della seconda categoria. Ecco perché quando il tecnico capisce che la società non è più disposta a spendere per alimentare il suo mito, cerca altrove chi possa farlo. Magari ripartendo dal basso, dove è più facile fare meglio di chi lo ha preceduto. È successo a Napoli e potrebbe succedere di nuovo in nazionale. Dopotutto, costruire sulle macerie è molto più facile che ristrutturare un bel edificio per cercare di renderlo ancora più splendido. Vi rinnovo la domanda: Antonio Conte resta a Napoli o va via? Scrivetelo qui sotto nei commenti, lasciate un like e iscrivetevi al canale.